say after Tia's earlier that I don't know much about gods. And therefore I would like to propose one more perspective to these things. Vorrei proporre alcune nuove prospettive riguardo quello di cui abbiamo parlato, perché non sono molto ferrato in cose che riguardano la divinità. Vorrei esprimervi questo oggi. What does the shaman do when he performs his action? He performs a kind of ritual, trying to make impact on nature, on illness, on fate or whatever. Cos'è che fa lo sciamano? Lo sciamano è la persona che cerca di poter mostrare il suo impatto sulla natura, sulle malattie o su quello che appunto avviene giorno per giorno. E come lo fa? And when I try to imagine origins of poetry, and in this I have very big support from anthropologists of the 19th and 20th century. I can say that poetry has two sources of origin. Se parlo delle origini della poesia e mi posso basare su quanto alcuni antropologi del XX secolo hanno affermato, ossia vorrei affermare che la poesia in realtà ha due fonti e sono queste quelle che vorrei esprimere oggi. One of the sources is ritual and another source is narrative. Narrative, of course, is much later because it needs more elaborated language. E sono due le fonti, la prima è la letteratura, mentre la seconda è la narrativa. E sicuramente la narrativa è più difficile perché ha bisogno comunque di un linguaggio molto più elaborato. As far as I imagine, poetry appeared in the world when people tribal communities in their rituals started to attach meaning to their whoops. In other words, to say words. Quando penso alla poesia penso anche a quelle comunità di viaggiatori che avevano come unico punto di riferimento, come punto di riferimento fondamentale a cui davano il loro significato proprio la parola, quello che significa la parola appunto. So this kind of poetry I would like to name impactive poetry. Quindi vorrei parlare di un tipo di poesia che è una poesia che ha un impatto su tutto. Because it has to be impactive. Otherwise, how community should believe that it can impact forces of nature and ensure luck in the war or in hunting. Perché comunque l'impatto della poesia è fondamentale per queste comunità che viaggiavano e per capire l'impatto che avevano anche le forze della natura nella loro vita. The narrative poetry appeared from the need to convey experience of tribe in his initiation rituals, and of course it was also performed during rituals, but its goal is a little bit different. La narrativa invece nasce dalla voglia di poter trasmettere le esperienze che venivano dai viaggi, però era portata avanti in un modo totalmente diverso, diciamo, dalla prima fonte che ho espresso. So I imagine times that left not left any notes, any evidences, but after some time tribal communities started to change into societies. Sempre riferendomi a quei tempi del passato, a quelle comunità di viaggiatori, mi immagino
pensiero oggi e penso ancora infatti a quelle comunità di viaggiatori e come potevano esprimersi. There we have written evidences from Egypt and from Sumerian state, but those evidences are already, they do not have much traces of ritual. They are just normal contemporary poetry of members of a society. E quelle testimonianze scritte che abbiamo di egiziani o di stessi sciamani comunque non vengono considerati vere e proprie letterature forse oggi, sono comunque una poesia in realtà, una poesia comunque normale che veniva fatta da persone, da membri di una società, la società appunto egizia o sciamana. Here we can notice that poetry from tribal community, ownership of poetry from tribal community passed to an individual, and individual was creating texts, not community anymore. E possiamo dire che quindi questa poesia che è espressa dalle comunità dei viaggiatori è una poesia in realtà di individui che stavano creando proprio dei veri e propri testi, diciamo, di poesia. And the question is, does this new poetry preserved any traces, any rudiments of those tribal community rituals? E la domanda è, allora forse questa nuova poesia che c'è in realtà riusciva ancora a conservare i rudimenti di queste comunità di viaggiatori o meno? Quello che abbiamo oggi, cioè continua a conservare questo o no? I would say yes. There are, people can name many reasons for poetry. Let's say to express feelings to beloved people, to their families, to write about deeds of heroes or knights or kings, expecting payment in one or another form, and so on and so on. But I think those reasons are secondary. The main reason for poetry is to be this inner ritual during creation and possibility to perform the ritual more or less like ritual during the reading. Beh, la mia risposta è sì alla domanda che ho fatto precedentemente. Ci sono più ragioni per scrivere una poesia. La ragione che possiamo pensare che sia superficiale forse è il fatto che magari si scrive una poesia per esprimere i propri sentimenti, al proprio amato, alla propria famiglia, per parlare del giorno, della notte. Ma io credo che ci sia una ragione che vada al di là della semplice scrittura di una poesia per una persona amata. Credo che la ragione principale per cui si scrive una poesia è perché si vuole dare vita a una creazione rituale, a un rito e alla possibilità di poter dar voce a questo rito che avviene nella scrittura. And I would like to, Maria was talking about energy that attracts, energy of poetry that attracts reader. I would like to share with him my engineering metaphor. I was educated as an engineer. So, poetry for me is not a generator of energy, but a transformator. And the form that poet is creating, he creates this transformator that do not have any energy in itself, but it needs energy of a reader. And
and reader putting his energy into text. If the form and structure in very broad sense is right, then reader gets back his invested energy. When structure or form is wrong, reader loses his energy, his money, this kind of bank, and gets nothing back. Per quanto ha detto Mario precedentemente, ha parlato dell'energia che la poesia dà e dell'energia che è in grado di attrarre il lettore. Beh, io condivido innanzitutto perché comunque ho una formazione di tipo ingegneristico, appunto, ho studiato ingegneria e quindi sì, sono d'accordo, però è anche vero che io penso una cosa, cioè che non sia in realtà la poesia che genera l'energia, la poesia è una sorta di trasformatore dell'energia, perché comunque la poesia è in grado di trasformare questa energia, non è che la poesia detiene un'energia in se stessa, ma la poesia ha bisogno dell'energia che è trasmessa dal lettore, che è colui che è capace appunto di infondere energia al testo. Quindi se la struttura della poesia è ben fatta, è fatta proprio bene, allora il lettore riceve questa energia veramente che può poi trasmettere al testo, ma altrimenti il lettore, altrimenti se la struttura non è adeguata, allora il lettore comunque non riceve alcuna energia, anzi forse perde il suo tempo e il suo denaro anche a comprare il libro e a mettersi a leggere.